Honda CB 1100 RS, la nuova classica in salsa Cafe Racer di casa Honda. La nuova CB 1100 RS si riconosce immediatamente dalla versione EX. Chiaro, qui ci sono delle ruote integrali in lega leggera invece che a raggi, oltre ad avere i cerchi da 17 pollici e i dischi da 3,10 invece che da 2,96 e con pinze radiali. Ci sono anche pneumatici più performanti con misure differenti. All'avantreno abbiamo un 120/70 ZR17 e al retrotreno un 180/55 ZR17. A cambiare il comportamento dell'avantreno ci pensa anche la diversa geometria di sterzo. Qui la forcella è meno inclinata di 1 grado e l'avancorsa è più ridotta. Novità importanti anche al retrotreno, dove vediamo un forcellone in estruso di alluminio rettangolare invece che in tubo d'acciaio come sulla EX, e soprattutto ammortizzatori Showa con serbatoio gas separato. Anche in questo caso la regolazione è possibile solamente per il precarico molla e non per la parte idraulica. Stesso discorso per quanto inerente alle regolazioni anche per la nuova forcella da 43 Showa, che è regolabile in precarico. Qui vedete i tappi con le regolazioni. E la novità è appunto questa nuova valvola dual bending che permette un controllo di scorrimento alle alte velocità migliori rispetto alla classica valvola aperta a lamelle aperte. A livello estetico ci sono anche altre differenze estetiche ed equipaggiamento, perché per esempio il parafango qui è materiale plastico. Stesso discorso per il parafango posteriore, che anche qua è verniciato in nero ma è in acciaio, e il maniglione che non è cromato ma nero anche in questo caso. Anche le frecce sono un pochino più piccole rispetto alla versione X, mentre la luce di coda, sempre a LED, è esattamente la stessa. La sella sempre il logo posteriore Honda come sulle moto degli anni 70 e 80, ma il rivestimento qui è nuovo rispetto a quello dell'LX e la forma è un pochino più slanciata. Il serbatoio, che è una delle caratteristiche estetiche distintive di questa moto, non ha saldatura vista su questo modello 2017 e il tappo vedete è a filo. Il telaio è un classico doppia cull in tubi di acciaio a sezione tonda, il motore è montato su supporti elastici. Questo motore che vedete è la catena di distribuzione centrale, è stato modificato quest'anno per rispettare la normativa Euro 4 e per questo motivo ha diversi condotti di aspirazione, diversi condotti di scarico, una taratura differente di iniezione, e l'impianto di scarico stesso vedete ha dei terminali più corti, di diametro ridotto e soprattutto di peso tagliato di 2,4 kg. Il 4 cilindri in linea raffreddato d'aria eroga 90 cavalli a 7500 giri con coppia massima di 9 kg a 5500. Il cambio è a 6 marce. Un'altra novità sul modello 2017 è la frizione, che ha sempre il comando idraulico ma è servoassistita, quindi questo ha permesso di ridurre il carico sulla leva di circa il 15%. L'RS è disponibile in 2 colorazioni. Entrambe hanno sempre parafanghi neri e fiancatina in alluminio. A cambiare il serbatoio, un'opzione è questo rosso con fregio antracite che vedete qui, e un'altra in nero con fregio argento. Il logo Honda è sempre in rilievo. Il prezzo 13.600 euro. La nuova CB 1100 RS ha un'impostazione un pochino più sportiva rispetto alla X e lo si capisce subito dalla posizione guida, perché qui abbiamo, vedete, un manubrio che è più basso, un pelino più stretto e quindi c'è un avantreno un po' più caricato. Lì cambiamenti ciclistici sono importanti, perché da una parte c'è la forcella meno inclinata e quindi abbiamo anche meno avancorsa, ma soprattutto ci sono dei cerchi da 17 pollici sia davanti che dietro e i pneumatici sono appunto più larghi e ribassati. Questo dà un comportamento piuttosto diverso di inserimento di curva, nel senso che la X è per certi versi addirittura più semplice, più facile, perché le gomme un pochino più strette e ha l'impressione anche di essere più maneggevole. La RS invece offre appunto un appoggio superiore. È chiaro che è una moto che pesa 252 kg, quindi non è assolutamente leggera nel senso delle naked di tipo sportivo. Se la consideriamo una roadster però è molto ben manovrabile. Chiaramente il peso si avverte quando nelle inversioni di traiettoria molto marcate si va da un lato all'altro. È ovvio che con 3 kg non si può fare nulla. Ciò non significa che la ciclistica non sia da questo punto di vista una bella ciclistica sana. Tra l'altro la nuova forcella controlla molto meglio il lavoro sugli avvallamenti rispetto a quella che conoscevamo sulla moto vecchia. Nonostante non ci sia il freno regolabile né in compressione né estensione,
ma grazie a queste nuove valvole che Showa utilizza ormai e ha presentato nel 2014, quindi su diversi modelli anche di altre marche, la risposta è buona anche alla crescita della velocità, quindi diciamo che offre un buon comfort sul lento e un buon controllo della compressione quando si frena un po' più forte. Anche in questo caso, se un limite ciclistico emerge, lo si deve soprattutto al lavoro degli ammortizzatori, che sono chiaramente ben tarati per l'uso normale. Quando si esagera un pochino di più, il peso della moto si fa sentire ovviamente, quindi diciamo che sono un po' quelli a dare i primi segnali. Anche l'impianto frenante è un pelino più potente, ma in realtà nell'uso stradale non si avverte una grossa differenza rispetto ai dischi più piccoli, alle pinze non radiali Nissin montate sulla EX. Ovviamente qui c'è un sostegno più forte della gomma anteriore perché è un pochino più rigida e un pochino più appoggio, e quindi questo sicuramente è un fatto positivo anche in frenata. Per quanto riguarda il motore è esattamente quello che conoscevamo, quindi con una grandissima coppia. La potenza di 90 cavalli non è evidentemente molta per un 1140 cilindrata, ma il buono è che chiaramente il picco è a 7500 giri, quindi piuttosto basso, con un allungo che arriva a 8,5. E ovviamente vedete la coppia, qui siamo in quarta a velocità molto a 60 all'ora e si riprende a 2000 giri con grande facilità, quindi al solito questo motore piace perché lo si usa con le marce lunghe. È sicuro in appoggio, c'è una bella progressione. Ecco, qui anche l'intervento sui freni è sempre dolce, ma è brutale, però si riesce anche a modulare in curva, nessun effetto di autoraddrizzamento. Comfort, dicevamo, offerta sospensioni è decisamente buono, le vibrazioni ci sono, nel senso che il contrabbero lavora bene, è chiaro che un pochino sopra i 6000 giri sul manubrio si sentono, è un formicolio non intenso e quindi non fastidioso. Anche a livello di calore oggi chiaramente non fa particolarmente caldo, abbiamo una ventina di gradi e quindi però vi dico, alle gambe non si sente il caldo del motore, bisogna aspettare quando la temperatura sarà più elevata. Da un punto di vista della risposta acceleratore non c'è nessun on off, è molto pronto. Guardate, adesso ci piazziamo in sesta, scendiamo a 1000 giri che corrispondono a 30 orari, poco più. Guardate che dolcezza che ha. E questo è il bello dei 4 cilindri di grossa cubatura, e quindi hanno un'enorme elasticità ai bassi. Anche la posizione di guida per certi versi è un po' retro, ma molto moderna in realtà, perché le pedane sono strette, in posizione corretta, il manubrio ha una perfetta angolazione, il serbatoio è molto stretto dove si appoggiano le ginocchia, quindi c'è un bel controllo. Diciamo che se la EX è più classica d'aspetto e anche di comportamento, quella si ricorda un pochino le moto più vecchie, questa in realtà ha un comportamento dinamico più moderno, dovuto appunto ai pneumatici soprattutto, anche se poi il peso c'è e quindi si torna alle moto classiche di un tempo, e quindi è un ritmo un pelino meno veloce, meno sportivo. Anche l'aspetto che si ha su questa moto ricorda un po' le Maxi di qualche decina di anni fa, nel senso che avete la strumentazione molto chiara, molto grande in vista, serbatoio ampio, manubrio tubolare in acciaio, cromato. Tutto questo ricorda un po' le vecchie Maximoto. Dal punto di vista del comportamento su strada è molto meglio ora, chiaramente, e ci mancherebbe, direte voi, perché la ciclistica, nonostante il telaio in acciaio abbia un disegno non moderno, in realtà ha quote efficaci, le gomme lavorano molto meglio di quelle di un tempo e quindi alla fine si guida bene questa moto nel misto, soprattutto in quello di media velocità. Nel lento bisogna prendere un pochino le misure e soprattutto bisogna imparare a usare una marcia lunga e non corta, perché non ha nessun senso arrivare staccando forte per poi usare il gas tutto in accelerazione e non godere invece la coppia, che è la parte sicuramente più godibile di questa moto.
Il cambio è una bella spaziatura, non è velocissimo e non è neanche molto preciso se lo si usa troppo in punta di stivale. Con l'uso della frizione un pochino più attento invece è una bella entrata, pulita e non sbaglia mai un colpo. Nel panorama delle moto classiche la CB1100 RS è sicuramente una moto unica. Avere 4 cilindri in linea con questa cubatura e questo tipo di coppia regala veramente sensazioni di altro tempi, e persino il rumore ricorda un po' le moto di qualche decennio fa. Il piacere di guida naturalmente è quello delle moto moderne, e questo è il bello di avere una moto classica d'aspetto ma non certo nel comportamento.